Ciao, sono Anna e questo è My Italian Circle. Welcome to a new easy vocabulary lesson for beginners. Today you'll learn how to talk about your furry friends in Italian. What relationship do Italians have with pets? How can you buy pet food in Italy? And how can you communicate with your Italian vet? In this video, you will find the answer to these and many other questions. Keep watching! Gli animali da compagnia in numeri. Oggi parliamo di animali da compagnia. Iniziamo subito la nostra lezione con un quiz. Ascolta bene e prova a indovinare. Quanti italiani vivono con un animale da compagnia? La risposta è C, il 42%. Nel 2022 quanti soldi hanno speso gli italiani in cure veterinarie? La risposta è C. Gli italiani hanno speso in cure veterinarie quasi 1 miliardo di euro. Ultima domanda. In che anno la tutela, cioè la protezione degli animali, è entrata nella Costituzione italiana? La risposta giusta è B, nel 2022. Da questi numeri possiamo capire che gli animali da compagnia in Italia sono molto importanti. Il 42% degli italiani ne ha uno e fiumi di denaro vengono spesi dal veterinario. Infine, nel 2022 la protezione degli animali è stata inserita nella nostra Costituzione. Com'è nel tuo paese? What about your country? Che rapporto hai con gli animali da compagnia? What is your relationship with pets? Preferisci i cani o i gatti? O hai altri animali? Do you prefer dogs or cats? Or maybe you have other pets? Quanto spendi all'anno per loro? How much do you spend on them every year? Scrivilo nei commenti. Write it in the comments. I will reply to each and all of you. Secco o umido? Let's learn some useful words and expressions related to pets. We'll start with the expression animale da compagnia, which literally means an animal that keeps company. Actually, Italians are using the English word pet more and more often, especially in online newspapers, advertising and magazines. Sometimes we overuse it. Instead of saying cibo per animali, many companies now say pet food. But you want to learn Italian, right? Il cibo per animali può essere secco o umido. It can be dry or wet. Il cibo secco sono le crocchette, kibble. Esistono molte varietà di crocchette per cani o gatti. There are many varieties of kibble for cats and dogs. L'alimentazione con le crocchette presenta vantaggi e svantaggi. Feeding kibble food has advantages and disadvantages. Se non sei sicuro che le crocchette debbano far parte della dieta del tuo animale, chiedi al tuo veterinario. If you are not sure whether you should feed kibble to your pet, ask your veterinarian. What do you call a dog bowl? Ciotola. Vediamo. Anch'io ho qui delle crocchette. Queste sono crocchette normali, di una marca molto diffusa. I also have some kibble here. This is normal kibble from a popular brand. Questo sacchetto costa 3 euro. Invece queste sono crocchette speciali
per gatti che soffrono di allergie e costano molto di più. These instead are special kibble for cats with allergies and they cost much more. Ora vediamo il cibo umido. Ecco qui, cibo per gatti in scatolette, tins o in buste, pouches. Ci sono vari gusti. They come in different flavors. I miei gatti amano anche molto i premi, treats. Sono ottimi per dargli le medicine. They are great for giving them medicine. Cos'altro puoi comprare in un negozio per animali? What else can you buy in a pet shop? Giochi, toys! Giochi per gatti e per cani. Io ne ho molti, cioè i miei gatti ne hanno molti. Infine, se hai un gatto ti serve la lettiera agglomerante o assorbente. If you have a cat, you need litter, either clumping or absorbent. The word lettiera can indicate both the litter and the litter box. We sometimes call the litter simply sabbia, sand. Il veterinario. I hope your four-legged friend, il tuo amico a quattro zampe, is never sick. But if you need a vet, here are some useful phrases. Ho bisogno di un veterinario. I need a vet. Mi può consigliare un veterinario? Can you recommend a vet? Devo prendere un appuntamento? Should I make an appointment? Il mio cane o gatto ha un'assicurazione. My dog cat has insurance. And now some common symptoms or issues. Il mio gatto ha una dermatosi. Quale cibo mi consiglia? My cat has dermatosis. What food do you recommend? Il mio cane ha una zecca. My dog has a tick. Il mio cane sta male. Forse ha mangiato qualcosa che non va. My dog is sick. Maybe he ate something wrong. Il mio gatto vomita e non beve. My cat vomits and does not drink. Il mio gatto ha un problema ai denti. My cat has a tooth problem. Alla fine della visita, il veterinario può ordinare una medicina. After the vet has finished their examination, they can order a medicine. Ti farà la ricetta e ti spiegherà dove ritirare il farmaco, magari nella farmacia più vicina. They will give you a prescription and explain where to pick up the medicine, perhaps at the nearest pharmacy. Other useful words and expressions. Avvelenato. Cane o gatto di razza. Cane o gatto randagio. Coda. Ecografia. Gattara. In osservazione. Proprietario, padrone. Radiografia. Razza. Sterilizzato. Trasportino. Unghie. Vaccinazione. Zampa. Zampe anteriori. Zampe posteriori. As I said before, I hope nothing ever happens to your little friend, but if it does, Italy's veterinary clinics offer advanced care that can reassure even the most anxious pet owners. In the description under the video, you can find a link to the Italian Ministry of Health webpage, where you can find useful information about traveling in Italy with your furry friend. It's time for a dialogue now. Let's listen to our friends Sandra and Viola. They're talking about Viola's dog. Ciao Viola, come sta Lillo? Sta meglio, grazie. Ha ricominciato a mangiare normalmente, ma è stato difficile. Ma cosa aveva? Il veterinario ha detto che Lillo ha sicuramente mangiato qualcosa che ha trovato per strada. Ha detto che ha corso un bel rischio. Ma ora è fuori pericolo. Certo.
Hai capito cos'è successo al povero Lillo? Did you understand what happened to poor Lillo? Lillo ha mangiato qualcosa che ha trovato per strada ed è stato male. He ate something he found on the street and got sick. In this dialogue, Diana and Roberta talk about cats, joys and sorrows. Diana e Roberta parlano di gatti, gioie e dolori. Roberta, guarda la foto della mia gattina. Che bella! Quanto ha? Ha 4 mesi, si chiama Mia. Era una gattina randagia. Si è abituata a vivere in casa? Sì, però non mi fa dormire di notte. Corre, gioca, salta e mi morde i piedi. Perché non chiudi la porta della camera? Non posso, piange. È così piccola. How old is Mia? Is she a cat or a dog? And what is Diana's problem? Mia is 4 months old and is a kitten. Mia ha 4 mesi ed è una gattina. Il problema è che di notte gioca e morde i piedi a Diana. At night she plays and bites Diana's feet. I miei gatti. E ora parliamo di me. Io ho 5 gatti, tutti con un carattere diverso. Sono 3 femmine e 2 maschi. La più vecchia si chiama Tina e ha 19 anni. Sta bene, però ha problemi alle zampe posteriori e beve moltissimo. Il più piccolo si chiama Mimino e ha circa 6 anni. Mimino è il più attivo di tutti, corre per tutta la casa e gioca con tutto. Gli altri, invece, sono tranquilli e dormono tutto il tempo. Now it's your turn. What did I say about my cats? How many do I have? How old is the oldest? And the youngest? Write your answers in the comments. I hope you found this lesson useful. You can now talk about your pets and their food, and you can communicate in a simple way with your veterinarian. To memorize all this, you should repeat these words several times, write them down, and use them to write simple sentences. You can also have a look at our other vocabulary videos. You can find them all in a playlist here on YouTube. Finally, subscribe to this channel if you haven't yet. And consider becoming a patron. You won't regret it. Ci vediamo mercoledì prossimo. Ciao!